Ciao! Oggi ho per te un video diverso dal solito. Questo è il mio 90° video ed è il secondo nel quale parlo della mia vita privata, parlo un po' di me. Insomma, questa non sarà la classica video lezione in cui spiego un argomento grammaticale o un argomento legato alla cultura italiana, ma ti racconto un po' di me, della mia storia. Oggi in concreto volevo parlarti di una cosa che forse tu non sai di me, ovvero il fatto che per molti anni il mio lavoro è consistito nell'insegnare la lingua e la cultura italiana a persone richiedenti protezione internazionale. Ho iniziato questo lavoro quando dalla Spagna mi sono trasferita in Italia, quindi sono tornata in Italia e ho iniziato a fare dei corsi sul territorio nel quale vivo rivolti a migranti. In concreto, nel tempo ho iniziato proprio a lavorare con richiedenti protezione internazionale. Che cosa significa? Che io lavoravo con le persone che venivano sul territorio italiano, arrivavano sul territorio italiano prevalentemente dalla Libia e quindi partivano con dei barconi dal Nord Africa per venire in Italia. Ora, ti potrai immaginare il fatto che, insomma, questo lavoro è stato molto particolare perché non dovevo solo insegnare la lingua italiana, spesso e volentieri il mio lavoro era quello di insegnare a leggere e a scrivere in una seconda lingua a persone che non avevano avuto la fortuna di andare a scuola, non avevano avuto questo privilegio di poter avere un'istruzione. Si parla di persone debolmente scolarizzate, nel senso che appunto magari erano andati 1-2 anni, magari anche non in modo continuativo a scuola e tra l'altro comunque imparando un'altra lingua, una lingua diversa rispetto all'italiano. Io ho visto persone che non erano in grado di tenere una penna in mano, non avevano proprio la capacità di comprendere neanche gli spazi all'interno di un foglio e quindi è stato un lavoro molto difficile, molto sfidante, estremamente arricchente, perché comunque mi sono confrontata con persone che la vedevano in modo molto diverso rispetto a me, avevano delle idee completamente diverse rispetto a me. E la cosa incredibile è che sono sempre riuscita ad andare d'accordo. Se devo pensare in molti anni, come dire, gli episodi in cui c'è stato uno scontro o comunque delle incomprensioni sono pochi. Credo che non arrivano a 10 se devo contarli, nel senso che alla fine siamo sempre riusciti a comunicare. Sinceramente a volte mi chiedo come abbia fatto, perché veramente l'unico modo per comunicare a volte era l'italiano, per esempio con persone che parlavano solo determinati dialetti africani o magari la lingua araba, che tra l'altro io ho studiato ma non ricordo, se non salam alaikum, insomma so dire ben poco, e quindi comunque siamo riusciti a comunicare in italiano e a insegnare la lingua italiana. Tra le esperienze più belle e più toccanti che io ho vissuto c'è proprio il fatto di aver insegnato a delle persone analfabete a leggere e a scrivere. Magari io sono stata una delle insegnanti, perché comunque non sempre ho avuto uno studente dall'inizio, diciamo, del percorso fino alla fine. Spesso e volentieri le classi cambiavano, c'erano nuovi arrivi, anche da un punto di vista organizzativo era molto difficile, come dire, gestire tutti questi arrivi e la creazione dei corsi, la ricerca anche del personale.
Tra l'altro io non ero solo docente, ma coordinavo anche le insegnanti, mi occupavo anche di questi aspetti più, come dire, più concreti, no? Più di organizzazione totale. In questi anni ho lavorato con persone molto diverse, molti uomini, molti ragazzi giovani, africani, ma non solo, anche persone asiatiche. Ho lavorato con donne vittime di tratta, ciò significa donne costrette da organizzazioni criminali a prostituirsi, e ricordo perfettamente i nomi, le esperienze, ricordo alcune frasi che mi sono state dette, ricordo come mi sono state dette, e posso assicurare che questa è un'esperienza che segna profondamente. Tra l'altro devi sapere che io ero veramente convinta che questa sarebbe stata la mia vita, ovvero che io avrei trascorso tutta la vita a insegnare la lingua italiana a migranti sul territorio italiano. È quella che si chiama l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, o anche abbreviato L2 anziché LS, cioè come lingua straniera. E facevo parte di un'associazione che si occupava di questo. Volevo che l'associazione crescesse, volevo che il numero dei corsi aumentasse, che migliorassimo anche da un punto di vista qualitativo la nostra offerta nella docenza. E poi in realtà tutto è finito a fine 2018 per una scelta politica. Dall'alto si è deciso di interrompere i corsi rivolti ai migranti, quindi si è deciso sostanzialmente che insegnare la lingua italiana a una persona costretta ad arrivare sul territorio italiano era inutile, o quantomeno non necessario. Questo è stato un durissimo colpo per me, anche perché, ribadisco, io avevo pianificato tutto, avevo assolutamente deciso che questa sarebbe stata la mia vita, che avrei fatto quello, e mi è crollato un po' il mondo addosso, devo dire, e ho visto questa scelta politica come la peggiore delle cose che si potesse fare, e in concreto naturalmente per la mia vita come un ostacolo insormontabile. Non sapevo se avrei continuato ad insegnare. C'è stato anche un momento in cui ero molto stanca, delusa, molto delusa, anche perché francamente ci ho messo l'anima in questo lavoro, io ho messo veramente l'anima. Sta di fatto che a fine 2018 ho perso il lavoro, e non so neanch'io come, ma ho trovato la forza di fare tutt'altro, ovvero ho deciso di mettermi in proprio e di iniziare un'attività di docenza online. Devo dire che era un'idea che comunque io avevo, quella per esempio di aprire, di iniziare un canale YouTube, anche perché in realtà lo avevo già fatto in passato, moltissimi anni fa. Avevo aperto un canale di lingua italiana rivolto ad ispanofoni, quindi parlavo in italiano e in spagnolo. Poi in realtà ho tolto tutti i video, quindi non li trovi sul canale, però se vedi la data, in realtà io ho aperto il canale credo nel 2012. Togliendo poi tutti i video, ho lasciato perdere, però quest'idea di ricominciare comunque io avevo intenzione di farlo. E ho ricominciato tutto da capo, quindi ho seguito un master, ho seguito corsi all'estero di vario tipo, sono diventata una Neuro Language Coach, e questa è stata una delle cose migliori che io abbia fatto in assoluto, e una delle formazioni migliori che io abbia seguito. E oltre a questo ho imparato tante, ma tante cose relative al mondo imprenditoriale, al fatto di avere un'attività in proprio, ma anche legate alla tecnologia, come girare un video, come fare il montaggio, come lavorare anche con le foto, non lo so, quindi migliorare le foto da un punto di vista grafico.
E paradossalmente ti posso dire che il fatto di aver perso il lavoro e il fatto di aver visto la mia strada, come dire, interrotta, perché era la strada che io stavo percorrendo e questa strada a un certo punto da fuori hanno deciso che si doveva interrompere, paradossalmente oggigiorno credo sia stata la cosa migliore che mi sia successa. Ed è vero quando dicono quando si chiude una porta si apre un portone. Se io ripenso a com'ero un paio di anni fa, a quante cose non sapevo, mi rendo conto di essere cresciuta moltissimo come persona, di aver letto una quantità di libri negli ultimi 2 anni veramente molto grande, di essere cresciuta da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista umano. Quindi, non lo so, a volte se per caso ti è capitato nella vita o ti dovesse capitare di non riuscire a percorrere la strada che vuoi percorrere, credimi, a volte ti rendi conto col senno di poi che quello che è successo è stata una cosa positiva, perlomeno nel mio caso lo è, perché oggigiorno sto lavorando alla creazione di questa attività, che è un'attività di docenza online, ed è bellissimo, è come far crescere una pianta che comunque è molto fragile, è piccola, ha bisogno di molte cure, deve essere coperta, deve essere protetta, però sai che c'è il seme che la renderà forte, che diventerà forte, rigogliosa, e questa è una cosa molto bella. E so che io non ti ho mai parlato di questo ed è una parte importante della mia vita. Il lavoro con i richiedenti protezione internazionale è stata una parte meravigliosa della mia vita ed è una parte che per ora è finita, ma in realtà continua, perché comunque i miei video vengono visti da molti richiedenti asilo ed è una cosa di cui io sono molto felice e vorrei comunque, come dire, un giorno, quando ne avrò la possibilità, riuscire a ritornare in quel mondo o comunque fare qualcosa in quell'ambito, perché comunque ci ho lasciato una parte molto importante di me. Bene, direi che ho detto quello che volevo dirti, volevo un po' che mi conoscessi, che capissi chi sono e perché insegno la lingua italiana. Ti dico, quando ho perso il lavoro nel fine 2018 e ho pensato a che cosa avrei potuto fare dopo, in futuro, mi sono chiesta: voglio continuare nella docenza? Prendo un'altra strada? Però è inutile, insegnare la lingua italiana è una parte molto importante per me, che mi ha dato molto e che quindi ho intenzione di continuare a fare, ho intenzione di continuare a percorrere questa strada, seppur in modo diverso. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se sei interessato o interessata a ricevere delle video lezioni, ti consiglio di iscriverti al canale e fammi sapere che cosa ne pensi di questo. Fammi sapere se anche tu magari hai avuto esperienze di lavoro nel terzo settore, così si chiama in italiano, o se magari anche a te è successo che per delle scelte esterne quello che stavi facendo si è interrotto, quindi sei dovuto cambiare in parte la tua strada. Mi farebbe molto piacere sentire un po' le esperienze di vita. Bene, ti saluto e ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.